munizioni delle Magnum, munizioni del fucile a pompa, munizioni del plasma. Ok, dovrei avere tutto. Oh, scusate, non vi avevo visto. Pillolini, miei cari pillolini, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci lanceremo nella super tecnologica e vibrante Paradise City di Turbo Overkill, titolo indie sviluppato da Trigger Happy Interactive e pubblicato da Asmodee Entertainment, i quali ringrazio per avermi fornito una key per realizzare questo video. Bene, direi che è tempo di buttarsi in campo. Ci vediamo là. Turbo Overkill è un boomer shooter sviluppato da Trigger Happy Interactive. Il nome del genere non deriva da un'urgente necessità di dire ai miei tempi, bensì per rifarsi allo stile dei primi FPS, first person shooter o sparatutto, come i primi Doom, Wolfenstein, Shadow Warrior e Duke Nukem, dove l'azione, le sparatorie, la violenza e la tamarragine sono all'ordine del giorno, spesso contornate da uno stile grafico in pixel art o comunque retro, per richiamare meglio i fasti di un tempo. Vediamo insieme la trama. Le premesse di trama sono molto semplici. Seguiremo le vicende di Johnny Turbo, uno street cleaner, o spazzino, no, non come quelli che spazzano effettivamente le strade, più un mercenario assoldato per missioni sporche, ecco. Egli è mezzo uomo, mezzo macchina, ed è impegnato in un'importantissima missione, fermare Sin, l'IA sviluppata dalla mega corporazione Teratech, il quale minaccia di conquistare Paradise City e anche l'universo. Non saremo soli, poiché Johnny sarà accompagnato da Sam, la sua personalissima IA realizzata da sua madre tempo addietro agli eventi del gioco. La trama si dipanerà attraverso una ventina di livelli, divisi in 3 capitoli, e mediante cutscene di intermezzo, all'inizio o alla fine di alcuni di essi, e tramite dei file audio sparsi in giro, il quale ci aiuteranno ad inquadrare meglio il mondo di gioco e i personaggi di questo Turbo Overkill. Johnny escluso, poiché è un protagonista taciturno e di cui sapremo di più tramite elementi e personaggi esterni. Da amante del retro gaming ho apprezzato la scelta degli sviluppatori di volersi rifare ai fasti di un tempo con un'introduzione e srotolamento della trama vecchia scuola, ovvero senza troppi fronzoli, ma andando direttamente al sodo e mantenendo un ritmo ben bilanciato, ma considerando il gameplay come punto focale. Prendiamo ad esempio la sequenza introduttiva del gioco. Sam farà un veloce briefing di missione a Johnny. La nostra missione è quella di fermare Sin e salvare Paradise City dal suo controllo. La violenza è tollerata. Buona caccia. Fine. Johnny esce dalla macchina e si comincia subito a sparare. Arrivato a questo punto avrei capito che la trama in sé non sarà da premio Oscar, ma posso dirti che svolge diligentemente il suo ruolo, dando spazio anche ad un paio di twist molto interessanti, che vedremo nella sezione spoiler. Passando invece al comparto grafico e all'art direction, Turbo Overkill presenta un setting futuristico cyberpunk, dove la tecnologia e i vibes anni 80 si fondono in un tripudio di neon e robotica. Ispirandosi ai fasti del passato, avremo una grafica in simil pixel art sviluppata con il motore grafico Unity. Simile, poiché solo i personaggi ed i nemici avranno dei filtri pixellosi rispetto a tutto il resto, come i contorni o i volti. Diciamo che si nota che gli sviluppatori abbiano cercato di apportare delle modernità all'interno del gioco, senza però tradire l'ispirazione a cui fa riferimento. Inoltre, sono riusciti a catturare perfettamente le vibes cyberpunk, poiché i livelli saranno sempre ben illuminati, con colori sgargianti al neon, perfettamente mescolati, con violenza, sangue, distruzioni e uomini o bestie fatti di carne e circuiti. Ecco, su questo punto vorrei spendere un paio di parole in più per dirti quanto abbia apprezzato l'art direction di Turbo Overkill. Già di per sé apprezzo particolarmente il mood cyberpunk o in generale anni 80, ma quando ho visto anche la sua parte più brutale ed esagerata, mi ha completamente catturato. È come se i recenti Doom avessero incontrato il cyberpunk e avessero avuto un figlio. Mentre giocavo mi ha ricordato un altro boomer shooter indie che aveva un setting simile, Prodeus, ed avendo apprezzato anche quel gioco, penso che sia un aspetto più che positivo per Turbo Overkill. Sul fronte dei livelli abbiamo una buona varietà ed un ottimo sviluppo orizzontale e verticale. Man mano che si prosegue nella trama anche i livelli subiranno dei cambiamenti.
Partiremo da Paradise City fino ad arrivare in punti dove la carne e la tecnologia si fondono in simbiosi, fino ad arrivare nello spazio. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Vorrei anche segnalarti la possibilità di poter inserire dei filtri all'interno del gioco, utili per darti, in modo più evidente, quella sensazione di nostalgia e soprattutto retro. Se c'è qualcosa che ho apprezzato un po' meno è la scelta dell'indicatore da obiettivo. Il gioco presenta anche del backtracking nei vari livelli, fortunatamente non aggressivo, però non sempre l'indicatore ti dirà esattamente il punto preciso dove tornare. Spesso si aprirà una porta o una via del ritorno nelle vicinanze, ma capiterà altrettanto che si debba effettivamente tornare indietro. Fortunatamente, se ciò accade, ci sarà una breve cutscene che ti farà vedere quale punto si è sbloccato, ma dovrai ricordarti tu la strada da percorrere a ritroso. Non ho molto apprezzato questa scelta perché non mi è sembrata ben bilanciata all'interno dell'avventura. Anche qui si nota un richiamo al passato, dove gli aiuti erano limitati o inesistenti, e il giocatore doveva metterci del suo per proseguire. Ma ho percepito come se gli sviluppatori avessero avuto paura di questa scelta e avessero optato per un 50-50, di modo da incontrare comunque un sistema decisamente più moderno e non far percepire al giocatore un senso di smarrimento. Apprezzo molto il coraggio di voler inserire una meccanica più datata all'interno del gioco, ma a questo punto avrei reso l'indicatore permanente solo ad ogni momento di backtracking. Questo perché sono stati molto bravi a costruire i vari livelli e raramente capita che ci si possa perdere per arrivare da un punto A a un punto B. Ulteriore feedback che vorrei lasciare è dedicato proprio a quelle sezioni di backtracking. In generale le ho trovate un po' troppo frequenti. Personalmente parlando non le vedo come un elemento negativo, poiché non ho percepito il peso di dover fare avanti e indietro. Però negli occhi di un altro giocatore o un'altra giocatrice potrebbe risultare un po' troppo ripetitiva come scelta e per questo è importante che lo segnali. Essendo un boomer shooter, il gameplay di Turbo Overkill è autoesplicativo. Dovrai farti strada tra i vari livelli sparando e dispensando violenza più non posso. Più creative e brutali saranno le legnate tirate ai nemici, più adrenalina rilascerai nel tuo corpo. Per farlo sarai accompagnato da un vasto arsenale di armi. Abbiamo le classiche Magnum, gli Uzi, una mitragliatrice leggera, un fucile a pompa e a canne mozze, un cecchino, eccetera eccetera. L'arma peculiare che ti porterai dietro sin dall'inizio è una motosega installata nella gamba destra di Johnny. Sia mai che tu rimanga scoperto, no? Meglio falciare anche in scivolata. Tutte le armi saranno potenziabili attraverso l'acquisto di power-up tramite dei distributori appositi. Nel gioco ve ne saranno in totale 3. Uno per le armi in sé e le munizioni, uno per acquistare delle mod per Johnny e l'ultimo per installarle. Già, essendo Johnny in mezzo macchina, anche lui potrà essere potenziato tramite chip installati all'interno del suo corpo. Ognuno di essi gli garantirà un bonus differente per sé o per le armi. Avremo ad esempio chip che aumenteranno gli slot ad alcune parti del corpo, uno che aumenti la quantità di denaro ottenuta ad ogni eliminazione, uno che permetta di eseguire un ulteriore wall jump per andare ancora più in alto, un altro che permetta di rimanere ancorato al muro durante un wall run, ed altro ancora. Giustamente non bastava essere armato fino ai denti, meglio essere anche adeguatamente preparato e fidati, ne avrai davvero bisogno. Parlando dello shooting invece, l'ho trovato molto solido e soddisfacente. Il feeling restituisce un'ottima sensazione, facendoti percepire davvero quando il colpo arriva a colpire il nemico con le varie armi e quando esso passerà a miglior vita, intero o con qualche pezzo mancante. Questa clip dovrebbe farti capire ancora meglio cosa intendo. Anche il roster delle armi è ben vasto e nutrito. Ho particolarmente apprezzato l'impegno degli sviluppatori nel rendere ogni arma utile alla causa, anche grazie ai potenziamenti acquistabili. Nelle prime fasi di gioco capiterà che quando sbloccherete un'arma più potente, il quale usa lo stesso tipo di munizioni, userete più quella rispetto alla precedente, come ad esempio capiterà con le Uzi ed il mitraglione. Però è un bene che le altre non restino lì a prendere polvere per troppo tempo e così aumentare le possibilità di strategia per infliggere il maggior numero di danni e per fare ancora più casino tra le fila nemiche. Essendo un genere nato su PC, gli sviluppatori non hanno dimenticato o lasciato indietro i giocatori console e per questo sarà attiva di default la possibilità di avere la mira assistita. In generale tendo sempre ad abbassare la sua forza o direttamente toglierla. Questo perché il magnetismo tende sempre a bloccarsi sui vari obiettivi, non lasciandomi libertà di scelta o movimento, però in questo caso ho rilevato che fosse meglio che rimanesse attiva. Giusto per dirvi, ho giocato i 2 ultimi Doom usciti senza la mira assistita e non ho avuto grossissime difficoltà.
Certo, più impegno del normale ci è voluto per far quadrare il tutto e non fare la formina attorno ai nemici, ma comunque sono riuscito a cavarmela. Qui in Turbo Overkill invece la massiccia quantità di nemici, soprattutto in certe aree nelle fasi finali di gioco, mi hanno fatto ringraziare di aver avuto a disposizione quello strumento, senza avrei avuto non poche difficoltà a superare determinate sezioni particolarmente incasinate. Per questo motivo ringrazio gli sviluppatori per aver pensato proprio a tutti, di modo che ognuno possa giocare al gioco nel modo che preferisce, e senza trovarsi davanti a un muro invalicabile. Un consiglio che posso darti, se giochi anche tu da console, è quello di abbassare leggermente la forza di default della mira assistita. Questo perché il magnetismo è molto forte e capita spesso che si incolli al primo nemico che hai a tiro e lo segua come se tu avessi l'aimbot. In questo modo avresti sì un aiuto da parte del gioco, ma potresti anche tranquillamente pianificare le tue priorità di attacco. Anche per il sistema di movimento ne sono rimasto piacevolmente colpito. Le azioni dei movimenti sono rapidi e soprattutto precisi, come la tradizione vuole per questo tipo di giochi. Si può correre, eseguire degli scatti, scivolare in una direzione e correre sui muri. Può sembrare una cosa scontata o di poco conto, ma in un boomer shooter una delle componenti più importanti è proprio il movimento. Se il nostro personaggio fosse lento e poco responsivo, ci condannerebbe a prendere qualche colpo qua e là, fatale negli scontri più agguerriti. Mentre se invece si hanno a disposizione salti, scatti aerei, in generale un movimento più fluido e leggero, le possibilità di sopravvivenza aumentano drasticamente, grazie anche a tecniche come il bunny hopping, il quale consiste nel saltellare qua e là di continuo, ma senza che il proprio personaggio tocchi completamente terra. In questo modo otterremo un movimento molto più veloce della corsa normale e risulterà molto più semplice anche schivare i proiettili nemici, senza per forza ricorrere all'effettivo scatto. Non sarebbe un videogioco se non ci fossero dei collezionabili. In Turbo Overkill potrete trovare 3 tipi di collezionabili, dei chip speciali, delle audiocassette e dei messaggi audio prima menzionati. Essi non saranno dei semplici oggetti da trovare in giro, ma forniranno delle modifiche o degli sbloccabili peculiari. I chip sbloccheranno dei malus, i quali saranno attivabili nel corso della partita. Ne troverai di vario tipo e spazieranno da tripla velocità per i nemici a morte istantanea ed altri ancora. Le audiocassette invece sbloccheranno dei livelli segreti giocabili nell'apposita sezione di ogni capitolo. Si passerà da livelli di puro parkour ad altri di sopravvivenza, alcuni ad ondate ed altro ancora. Insomma, Trigger Happy Interactive ha pensato davvero a tutto. Ed eccoci giunti alla parte spoiler. Se non hai ancora giocato Turbo Overkill ti consiglierei di saltare questa sezione e passare direttamente alle conclusioni. Una volta che avrai completato questa avventura, allora potrai recuperare questa sezione per avere il quadro completo e per sapere la tua sul gioco. Se invece già lo conosci o non temi gli spoiler, allora possiamo procedere, senza indugio. All'interno del gioco non ci sarà soltanto Johnny Turbo come personaggio principale, ne troveremo diversi, ma tutti, incluso Johnny, condividono una cosa in comune: non sappiamo la loro backstory. Già, purtroppo alcuni elementi di trama non sono presenti all'interno del gioco, questo perché saranno approfonditi all'interno del fumetto digitale prequel Turbo Overkill Original Sin, che sarà disponibile gratuitamente da settembre di quest'anno. In esso avremo modo di sapere molti retroscena di personaggi presenti nel gioco, fisicamente o sentiti solo tramite file audio. Ad esempio avremo modo di approfondire il rapporto tra Johnny e Reaper e cosa l'abbia spinta ad unirsi a Teratech, diventare anche lei mezzo android, e a sparare a Johnny. Capire meglio chi sono gli spazzini e come sia nata Sin. Addirittura dovremmo vedere Johnny prima che divenisse un uomo macchina e che si unisse agli spazzini. Personalmente non ho apprezzato appieno questa scelta. Questo perché tendenzialmente preferisco che progetti simili servano per approfondire alcuni elementi di trama, ma che essi siano reperibili all'interno del gioco, anche se magari sono nascosti. Purtroppo in questo caso queste ed altre informazioni non sono presenti all'interno del gioco, se non per qualche timido richiamo attraverso i file audio. Diciamo che la situazione migliora e posso chiudere un occhio perché il fumetto sarà distribuito gratuitamente e non relegato a qualche bonus pre-order o di qualche versione da collezione. Almeno tutti potremo capire meglio e inserire alcuni pezzi del puzzle mancanti. Tornando alla trama, ho molto apprezzato il plot twist di Moe e di come abbia tradito Teratech per divenire una sorta di divinità e di come Sin ti mette alle strette dicendoti o mi aiuti o ti lascio morto. Purtroppo non sapendo molto del suo passato e del perché conosca Johnny, non ha funzionato pienamente per giustificarlo come uno dei due antagonisti principali. Al contrario invece Johnny ha avuto uno sviluppo più verticale rispetto a Moe. Vederlo in quella situazione disperata di vita o di morte e di come, già dal principio, stesse lottando per la propria vita e i propri ricordi, e di come Moe lo abbia privato di entrambi, mi ha riportato direttamente a Robocop con Murphy.
Un peccato perché l'intenzione di avere qualche elemento anche profondo all'interno della trama c'era, ma sento che non tutto sia arrivato nel modo giusto. Un esempio perfetto è proprio la boss fight con Reaper. Si percepisce che ci sia quel qualcosa in più, un elemento emotivo nella battaglia, però quel senso non arriva perché i file audio ci riescono a dare un'idea vaga del perché, ma non è precisa nel farci capire che tipo di rapporto avessero prima di quegli eventi e del perché Johnny non le avesse dato una seconda possibilità. Altro elemento di forte pregio riguarda proprio il secondo antagonista principale, colei che ci era stata presentata come unica principale, Sin. Essendo molto affascinato dalle leggi di Asimov, ho trovato profondamente affascinante come Sin si fosse risvegliata e avesse acquisito conoscenza di sé e come avesse capito il suo potenziale e di quanto fosse potente. Durante tutta la campagna, ma soprattutto nella boss fight finale con lei, ho apprezzato tantissimo come lei sfidi e sia riuscita a vincere proprio contro quelle stesse leggi e come le abbia piegate al suo volere. Non solo era diventata una super macchina in grado di controllare l'intero universo, ma era in una posizione di tale vantaggio da poter anche soggiogare chiunque avesse intorno, e questo l'abbiamo visto proprio nel suo chiudere all'angolo Johnny per usarlo per eliminare Moe, il suo potenziale avversario, qualcuno di anche più potente di lei. Sembrerà scontato, ma è un antagonista con una profonda intelligenza razionale e emotiva, molto vicina ad un essere umano. Lei è conscia del potere che ha ed è perfetta come bastian contrario di Moe. Lui è stato consumato da quel potere immenso, mentre Sin è pienamente conscia ed in controllo di sé e sa sfruttare quella potenza nel suo pieno potenziale, senza che lei ci rimetta la pelle, o i circuiti in questo caso. Un perfetto scontro tra un uomo ed una macchina. Mi è piaciuto moltissimo come lei sia in realtà costituita anche da carne. Per tutto il gioco sottolinea come sia superiore a noi perché è una macchina e di come piegherà al suo volere ogni cosa, ma proprio nella boss fight finale la vediamo davvero adirata e soprattutto costituita anche da carne. La stessa carne che ha trasformato in un virus parassitario e che ha invaso e distrutto dapprima Paradise City e poi si è spostata fino allo spazio. Ed è proprio quella carne un altro elemento che ho davvero tanto apprezzato. Precedentemente ti avevo detto che i livelli man mano cambiano mentre progredisci ed è la corruzione di Sin l'elemento più evidente, che modifica anche la morfologia dei livelli. Altro segno per denominare quanto Sin sia una minaccia. Davvero, tanti complimenti a Trigger Happy Interactive per aver costruito un antagonista così ben strutturato ed un modo di gioco ed una trama che possa essere espansa. Questa penso che sia una delle più grandi note positive che si possono dare ad un videogioco, soprattutto se è un indie. Turbo Overkill è un gioco veloce, brutale e altamente cafone, e questo a noi piace. La sua azione al cardiopalmo e l'adrenalina che riesce a trasmettere ad ogni combattimento, il gameplay fluido e ben costruito riusciranno a tenerti incollato fino alla fine, senza contare anche il setting ed alcuni elementi di trama profondamente affascinanti e non scontati in un gioco simile. Un perfetto esempio di come la vecchia scuola abbia ancora lo zoccolo duro e come essa riesca a farsi strada in un panorama completamente cambiato. Un gioco che guarda e si ispira al passato, ma che non dimentica il presente, con qualche aggiunta moderna che gli regala un'identità tutta sua. Un gioco che consiglio di giocare, soprattutto se sei fan del genere, ma anche se ci bazzichi ogni tanto o volessi provare a tuffartici per la prima volta. Turbo Overkill è attualmente disponibile per PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One ed Xbox Series X ed S e Nintendo Switch. Come ultima cosa vorrei ringraziare ancora Trigger Happy Interactive e Asmodee Entertainment per questa opportunità. Spero di poter collaborare con loro ancora in futuro. Se vorrai provare anche tu questo gioco e giochi da PC, in descrizione troverai il link per arrivare alla pagina Steam dedicata. E tu invece cosa ne pensi? Proverai questo gioco? E se lo conoscevi già? Ti è piaciuto? Fammelo sapere qui sotto con un commento. Sono curioso di sapere la tua. E con ciò il video si conclude qui. Spero che sia stato di tuo gradimento. Se così fosse, ti invito a lasciare un mi piace, iscriverti al canale, attivare la campanellina per essere sempre notificato o notificata sull'uscita di nuovi video e di condividerlo ai tuoi amici o ai tuoi cari. Inoltre, ti invito a passare anche dagli altri miei social per estendere gli orizzonti del canale e per sapere anche quando sono in live sul canale Viola. Trovi tutto quanto qui sotto in descrizione. Sono piccoli gesti che occupano poco tempo e che supportano il canale ed il progetto. Grazie. Detto ciò, dal vostro Pillola è tutto, ci rivediamo ad un prossimo video. Pillola out.